Il mercato dell'Inter potrebbe aver vissuto proprio in queste ore un importantissimo colpo di scena, con la porta sbattuta in faccia al Galatasaray che ha provato a strappare Çalhanoğlu all'Inter forzando sul giocatore e preparando un'offerta ridicola all'Inter, perché non so voi ma io non trovo un altro aggettivo per definire una proposta da 10-15 milioni che il Galatasaray ha pensato di proporre all'Inter per Çalhanoğlu nelle stesse ore in cui invece al Napoli presentava un'offerta da 75 milioni per Osimhen. Allora l'Inter, dopo aver dato un ultimatum con l'obiettivo di chiudere la questione Ciala in un senso o nell'altro per l'inizio del ritiro estivo attorno al 26 luglio, l'Inter fa trapelare quindi che a queste condizioni non si tratta e Çalhanoğlu quindi è da considerare fuori dal mercato, con il risultato quindi che in questo momento il mercato dell'Inter inevitabilmente cambia di nuovo e cambiano le priorità, soprattutto priorità che si spostano su alcune uscite da sistemare come Sebastiano Esposito, come Buchanan che potrebbe andare al Sassuolo, come Taremi e altre operazioni minori, si spostano soprattutto sul colpo in difesa, vera e propria priorità probabilmente del mercato dell'Inter, un colpo da fare a prescindere dalle uscite che potrebbero anche non esserci, perché in questo senso più fonti stanno confermando in queste ore che l'Inter abbia già stanziato 30 milioni di euro da portare al Parma per andare a prendere Leoni, a bruciare il Milan e non soltanto nella corsa al nuovo difensore, probabilmente astro nascente della difesa italiana, almeno questo è quello che in tanti dicono in queste ore, e aggiungere quindi Leoni alla batteria dei difensori attuali in rosa senza dover vendere nemmeno quel Bissek di cui tanto si è parlato, che quindi a meno di offerte veramente irrinunciabili anche Bissek è da considerare fuori dal mercato. E allora di tutto questo voglio parlare in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, vi invito a lasciare un mi piace e soprattutto un piccolo favore. Fate un clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto. Se ti fate Inter, clic sul tasto iscriviti così continuiamo a far crescere il nostro canale. Siamo vicini a quell'obiettivo dei 90.000 iscritti. Ci serve anche il tuo supporto, mi raccomando. E io vorrei soffermarmi un attimo sul caso Çalhanoğlu, un caso che per me comunque non possiamo ancora considerare chiuso. Intanto perché bisognerà eventualmente risolvere le questioni interne e tra poco ci arriveremo, ma soprattutto perché le notizie che diciamo stiamo leggendo attualmente in questo momento che ci arrivano anche dalla Turchia, ci confermano queste cose, le notizie parlano di un giocatore che è fuori dal mercato e ogni discorso in questo momento col Galatasaray viene interrotto. Però sapete benissimo, nel mercato possono succedere tantissime cose, mancano ancora 2 mesi praticamente. Quindi magari il Galatasaray alla fine non riesce a prendere Osimhen e quindi potrebbe avere molte più risorse da riversare su Çalhanoğlu, per esempio. Oppure altre società potrebbero inserirsi, tornare alla carica e riaccendere un interesse per Çalhanoğlu. Non so tra l'altro se il fatto che l'Atalanta abbia venduto Retegui in Arabia Saudita per 65 milioni, rendendo ancora più difficile quindi per chiunque andare a prendere Ederson, possa in qualche modo aver contribuito, diciamo, a spingere ulteriormente l'Inter a fare la voce grossa per Çalhanoğlu, visto che Ederson era evidentemente il primo obiettivo in mezzo in caso di partenza del turco all'Inter. Potrebbe anche essere questa coincidenza, ecco, che abbia spinto ulteriormente un Inter che comunque ha fatto la voce grossa e su questo tema si sono accese tante discussioni anche nel nostro club di Passione Inter che in questo momento è particolarmente caldo, quindi www.passioneinter.club, ve lo ricordo. Ma è davvero una cattiva notizia che l'Inter abbia fatto la voce grossa in questo momento sul fronte Çalhanoğlu col Galatasaray? Io ragazzi devo ammettere che ho un po' la sensazione non solo nei commenti di Passione Inter, ma in generale soprattutto sui social e non soltanto, ho la sensazione di respirare un clima dove, ogni cosa che succede viene utilizzata come pretesto per poter fare cacciara, per poter attaccare, per poter insultare. Nel senso che se Çalhanoğlu fosse stato venduto per 10-15 milioni di euro, allora tutti ad urlare: "È uno schifo, non puoi vendere a così poco un giocatore così importante, perché non sappiamo vendere". Dall'altro lato, se non ti fai ricattare dal Galatasaray e non lo vendi, e in parte non ti fai ricattare anche dall'entourage del giocatore, ma così ti tieni in casa un problema. Quindi, si sta creando il problema opposto a questo punto. Cioè, mettiamoci un attimo d'accordo e, se dobbiamo insultare a prescindere, se vogliamo dire che ce l'abbiamo con l'Inter, con la proprietà, con la dirigenza, soprattutto con l'allenatore, con chiunque, se ce l'abbiamo con loro e qualsiasi cosa succede li vogliamo attaccare e lo utilizziamo come pretesto, okay, mettiamolo in chiaro, lo diciamo chiaramente e okay, e andiamo avanti. Ma
Altrimenti facciamo dei ragionamenti, se no io mi metto l'anima in pace, sappiamo che qualsiasi cosa va attaccata a prescindere. Si diceva: Lautaro Martinez e Marotta, con le loro parole, hanno creato un caso e hanno deprezzato i giocatori. Fermo restando che io continuo a ribadire che Lautaro Martinez ha fatto un altro discorso e aveva straragione, non ragione, aveva straragione, sulle parole di Marotta, secondo me, in tanti stanno un po' ricamando senza nemmeno averle ascoltate, molto probabilmente, o comunque senza nemmeno ricordarsele bene. Quindi io vi faccio un attimo riascoltare le parole di Marotta, dopo lo sfogo di Lautaro Martinez in seguito all'eliminazione dal Mondiale. Sono leggermente velocizzate, quindi spero che riuscirete a comprendere. Comunque, sentite un attimo cosa dice Marotta, veramente. Ma l'interpreto molto positivamente, nel senso che Lautaro da capitano ha sottolineato alcune supposizioni, alcune verità, e cioè si riferiva a un concetto che io dico sempre, e cioè quando un giocatore non ha più voglia di stare in una squadra è giusto che vada. Ora, non c'è nessuno che ha manifestato concretamente questa intenzione, chiaramente forse si riferiva alla situazione di Çalhanoğlu, che sarà definita quanto prima, ma ripeto, fa parte di quelle dinamiche di fine stagione che abbiamo sempre affrontato con calma, con lucidità, e l'affronteremo anche questa volta. È chiaro che con Çalhanoğlu ci parleremo e risolveremo nel migliore dei modi per gli interessi della squadra, dell'Inter e suoi. Ecco, quindi questo richiamo da parte di Lautaro direi che trova assolutamente condivisione nella società, perché questo deve essere lo spirito vincente che ci può portare lontano. Giusto per chiarire, poi la lascio andare. Evidentemente non ha ricevuto una richiesta formale da parte di Çalhanoğlu, però lei umanamente ha registrato un calo di interesse da parte del giocatore nei confronti del progetto, magari? Ma no, perché bisogna ringraziare sempre Çalhanoğlu per quello che ha fatto, per quello che ha dimostrato. È chiaro che oggi inizia ufficialmente, diciamo, quella che è la fase del calciomercato, nel corso della quale ci devono essere anche così delle prese di posizioni molto forti da parte di chi non intende più proseguire in generale. Çalhanoğlu non ci ha manifestato questa situazione, ma siamo pronti ad ascoltare lui così come tutti gli altri. Devo dire però che in questo momento nessuno ha manifestato l'intenzione di andare via, anzi un gruppo molto coeso, un gruppo che anche in questi 15 giorni ha dimostrato di avere dei valori. Purtroppo, come ho detto prima, le batterie si sono proprio... Vabbè, qui inizia un altro discorso, diciamo che poi sul gruppo molto coeso, eccetera, chiaramente sono parole che devi mettere lì, ovviamente a livello diplomatico, però era importante riascoltare queste parole di Marotta perché, ripeto, secondo me molti non le hanno ascoltate, le hanno solo lette e oggi scrivono dei commenti sulla base solo di quello che qualcuno ha scritto e si rifanno a loro, o detto. Marotta ringrazia più volte Çalhanoğlu, intanto ribadisce, dice che non ha chiesto la cessione, soprattutto ribadisce in 2 punti che vuole risolvere il caso in un modo o nell'altro, nel far contenti tutte quante le parti in causa, e ribadisce per l'ennesima volta che l'Inter è disposta a vendere chi cede la cessione, e in pratica è un discorso che stana Çalhanoğlu, mette in vetrina Çalhanoğlu e lo porta a dover fare una scelta, un Çalhanoğlu che lato suo, come ha fatto nel 2023 con l'Arabia Saudita di mezzo, come ha fatto nel 2024 col Bayern di mezzo, come ha fatto in maniera ancora più, diciamo, evidente quest'anno col Galatasaray di mezzo, ha sempre mantenuto questa posizione ambigua. Non chiedo la cessione, ma se l'Inter mi vende me ne vado tranquillamente. Così io sto bene qua, però se me ne vado in maniera che non ne esco come quello che se ne è voluto andare, sostanzialmente. Cosa che, lo ribadisco per la milionesima volta, Çalhanoğlu è un professionista, ha tutto il diritto di fare ciò che ritiene meglio per la sua carriera, quindi io su questo non vado a sindacare. Poi però, siccome io tifo l'Inter e non tifo Çalhanoğlu, devo guardare io da tifoso ai miei interessi. Allora, altre 2 cose, anticipo un paio di commenti che sicuramente leggerò qui sotto. Ne anticipo uno. Il primo è: resta però il fatto che Marotta con le sue parole ha creato un caso e ti tieni in casa a questo punto una potenziale situazione esplosiva se tieni Çalhanoğlu dentro. Questa è sicuramente la questione più spinosa perché comunque è una situazione che dovrai andare a gestire. Però se Çalhanoğlu adesso non arriverà allo scontro e non chiede la cessione lui stesso, mi sembra naturale che sia una situazione che si può ancora chiarire e si può ricucire. Se a Çalhanoğlu non sta bene lo sfogo che c'è stato pubblicamente, le parole, ed è arrabbiatissimo per questa situazione, allora tocca a lui quindi presentarsi e dire che vuole andarsene, perché che l'Inter faccia fuori il presidente e il capitano perché a Çalhanoğlu non stanno simpatici il presidente e il capitano mi sembra uno scenario poco credibile. Ecco, quindi
In questo modo appunto si è un pochino stanato anche Çalhanoğlu. Detto questo, tra chi ci segue su Passione Inter ci sono tante persone che giocano o hanno giocato a calcio anche ad alti livelli. Allora mi rivolgo a voi, a chi ha giocato, a chi ha avuto anche delle esperienze di spogliatoio, ma negli spogliatoi che avete frequentato o che frequentate in questo momento, siete tutti amici? Cioè tutti i giorni uscite insieme, andate tutti i giorni a ballare? No, ballare no, sennò non è proprio non è proprio una grande situazione da professionisti, però tutti i giorni state benissimo insieme, vi volete tutti bene, cuoricini, tutto perfetto? Cioè, questi ragazzi sono professionisti, non è la colonia estiva dell'asilo di Suor Peppina. Non so nemmeno se esiste, però cioè, ci sono grandi squadre, anche molto vincenti, anche nella storia recente, che avevano campioni che in squadra nemmeno si rivolgevano la parola, nemmeno si parlavano, poi in campo però funzionava tutto e vincevano. Quindi attenzione anche a questo discorso della bomba esplosiva in casa. La seconda cosa che anticipo dai commenti è: ma Marotta non aveva parlato, parlando del nuovo mercato, di progetto nuovo, novità, ringiovanimento, eccetera? Anche qui, secondo me, c'è un errore, nel senso che forse non ci hanno seguito spesso chi fa questo tipo di commenti, perché io ci ho fatto almeno 2 video, da gennaio in poi, almeno 2, forse 3 addirittura, su Marotta che in più occasioni ha detto tutto questo, ringiovanimento, eccetera, eccetera, ma non ha mai detto che ci sarebbe stata la rivoluzione quest'anno. Anzi, ha più volte detto apertamente che non sarebbe stata una rivoluzione quest'estate. Quindi il ringiovanimento con Sucic, Luis Enrique, Pio Esposito, Zalewski, Bonni, vediamo se arriva anche Leoni, si sta andando in questa direzione del mix, tra l'altro. Ma di rivoluzione, ragazzi, non si è mai parlato. E già che hai cambiato l'allenatore comunque è una sorta di rivoluzione. Già che stai cambiando delle cose è una sorta di rivoluzione. Però di cambiare tutto non si è mai parlato, anche perché, ribadiamo, è un Inter che è vero che si è scaricata nel finale, è vero che ha perso tutto nel finale, ma è un Inter che ha lottato per il vertice, è arrivato in finale di Champions, eccetera. Quindi buttare tutto nel secchio dell'umido non so se è davvero la cosa giusta. Poi si potrebbe non essere d'accordo su alcune cose. Per esempio, io con la conferma in blocco, se ci sarà, di Acerbi, De Vrij e Darmian, per esempio, tutti in blocco e tenerli tutti lì, giocatori che comunque ritengo potenzialmente utili per tanti motivi, però non sono così d'accordo. Puoi prendere delle scelte coraggiose nel cambiare questo tipo di tasselli, secondo me, ma se queste conferme non bloccano lo spazio per l'arrivo di un difensore giovane che con loro può crescere e diventare il prossimo futuro dell'Inter, non è un dramma, secondo me. Fermo restando che la mia speranza era, e lo ribadisco, quella di andare a prendere un nuovo difensore titolare, un innesto di spessore da titolare a centrocampo, anche per avere qualcosa di nuovo, di fresco, di forte lì in mezzo e forse soprattutto sulla tre quarti, visto come Chivu sembra orientato a voler provare questo approccio con i trequartisti. Quindi l'idea di perdere Çalhanoğlu era preoccupante per tanti motivi, da quello che è il suo ruolo difficile da sostituire, ai rigori, i calci piazzati e tante altre cose. Allo stesso tempo però era anche una situazione stimolante per poter provare e pensare qualcosa di nuovo, per provare anche a cambiare pelle a questa Inter. Detto che farlo proprio nell'estate più strana e più corta di sempre per lavorare alle nuove cose a causa del mondiale, forse non è l'idea migliore. Da qui, quindi, l'ultima obiezione che penso anticipo, visto che qualcuno per me lo scriverà, ma spero che arriverà fino a questo punto in modo che io lo abbia anticipato. Con Çalhanoğlu in scadenza 2027, tra un anno, quando avrà 32 anni e sarà ad un solo anno dalla scadenza, sarai costretto a venderlo ad una cifra irrisoria. Quindi ti sei creato un ulteriore danno. Questa è l'ulteriore obiezione. Vero, nel senso che potresti essere costretto l'anno prossimo a venderlo ad una cifra molto bassa, oppure dall'altro lato potresti essere costretto a rinnovarlo delle cifre importanti per portarlo fino a fine carriera, da vedere. Però se l'idea è quella di venderlo tra un anno ad una cifra anche irrisoria, intanto ribadiamo che è a zero, quindi qualsiasi cifra sarà eventualmente una plusvalenza, ma soprattutto ti sei preso un anno di tempo adesso per lavorare o sul mercato o internamente all'Inter sulla sostituzione di questo giocatore, cosa che probabilmente in questo momento non volevi fare. Per cui perdi qualcosa a livello economico tra un anno, ti sei tolto una potenziale plusvalenza più importante che avresti potuto realizzare oggi, ma ne guadagni in progetto tecnico, nella possibilità di attutire l'addio di un giocatore così centrale. Per cui
non ho la verità in tasca, ragazzi. Io vi voglio sempre dare degli strumenti per poi dare a voi il compito di farvi la vostra opinione. Quindi mettete anche questo argomento sulla bilancia. Poi vediamo cosa succede, vediamo se si riapre anche qualche discorso da qui a fine agosto, che non possiamo escludere. Vediamo soprattutto cosa succede anche con Dumfries, che forse è la situazione che più di tutte va monitorata tra le possibili uscite eccellenti dei titolari dell'Inter. Però se avete altre obiezioni fatemele nei commenti, sarò ben felice di rispondervi nella diretta delle 19:30 dove vi aspetto, oppure nel club di Passione Inter dove io vi invito ad entrare perché c'è una community sana, educata, con cui si può costruire un dialogo molto interessante. Quindi www.passioneinter.club, mentre vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.